È possibile creare un MS ammortizzato ma senza fare tagli? La risposta è sì. Cioè, più o meno sì. Vabbè dai, adesso vi spiego. Amici, quanto tempo! Finalmente bentornati al Garage della Bassa. Non vedevo l'ora di ritornare e sono mancato non perché non ho avuto voglia, ma come vi ho detto nel post qualche tempo fa, perché ho passato un periodo particolarmente sfortunato con i video. Ne ho registrati addirittura 4 e ho dovuto cestinarli perché sapete che io voglio portare video belli e questo sarà uno di quei video belli. Quei 4 non lo erano, quindi cosa li portavo a fare? Non li porto, è inutile portarli. E invece eccoci qua per mostrarvi qualcosa che finalmente posso dire l'ho sviluppata io, cioè più o meno l'ho sviluppata io, nel senso, guardate bene questa locandina qui. Ecco, questa è la thumbnail del video che mi ha ispirato a sviluppare questa idea. Questa idea è quella che parte dal concetto che avete visto nel titolo, cioè quello di fare un MS completamente senza tagli, completamente senza modifiche. Ora, lui è partito dal presupposto che lo voleva fare per giocarlo addirittura in VMAX, quindi in categorie dove non è possibile fare modifiche di alcun tipo sulle parti del telaio. Io ovviamente con l'idea di giocarlo in open ho visto nella sua costruzione che c'erano alcune piccole imprecisioni e quindi ho deciso, senza complicare troppo le cose, di limare soltanto quelle imprecisioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto ricordate che durante questo video, anzi verso la fine di questo video, parleremo sia dei pregi sia anche dei difetti di questo tipo di costruzione, perché ragazzi ci sono e come i difetti ed è giusto comunque parlarvi e avvisarvi di quello a cui potreste andare incontro. Ok, allora partiamo da un presupposto. Ciò che avete visto è assolutamente reale. Vedete? Le unità si muovono benissimo su e giù in maniera perfettamente fluida, guardate. Anche singolarmente si muovono molto bene, stessa cosa anche davanti. Bello fluido, eppure chi sa fare gli MS ammortizzati sa che qua si dovrebbe vedere un bel taglio e invece questo taglio non c'è. Quindi adesso vado ad aprire, vado a togliere l'unità anteriore e l'unità posteriore e vi faccio vedere che cosa ho combinato all'interno. Ed eccoci qua, abbiamo smontato tutto come vedete e la prima cosa che possiamo notare è che la parte centrale, come vedete, non ha subito praticamente nessuna modifica, guardate. È tutto normale, solo qua in questo punto ho tolto con il taglierino un piccolo gradino, però devo essere onesto con voi, non serve toglierlo, nel senso io l'ho tolto in fase di sperimentazione per vedere se scorresse un pochino meglio, ma poi mi sono reso conto che la scorrevolezza dipendeva da altri fattori, quindi non toglietelo, non serve a niente farlo. L'unica cosa che serve veramente fare per agevolarsi un po' è quella di allargare questi fori. Se vedete una vite passa abbastanza liberamente, quindi ho allargato questi 4 fori con una punta da 2 mm in modo che appunto una vite possa passare e dall'altro lato venga tutto bloccato con un dadino. Quindi mettiamo da parte la nostra unità centrale e anche l'unità posteriore che non starò a smontare perché tanto il concetto sarà lo stesso identico dell'unità anteriore, unità della quale ho già pulito in parte il grasso che c'è qui perché mi fa schifo maneggiare una cosa col grasso, poi è brutto, sporco tutto, a me dà fastidio sta cosa e poi lo rimetto ovviamente. E adesso è arrivato il momento di trattare l'elefante nella stanza, cioè guardate dove ho montato le molle. Come vi dicevo all'inizio, anzi in realtà non mi ricordo se ve lo dicevo all'inizio perché non so esattamente cosa taglierò e cosa terrò da questo video, ho deciso di utilizzare le unità già bumperless, quindi non le unità standard da rendere bumperless. Però non è solo per evitare di fare un taglio in più, ma anche per una differenza strutturale, perché guardate bene esattamente nel punto dove sono montate le molle. Vedete che c'è una sostanziale differenza? Cioè che qua nell'unità normale c'è un buco, quindi mettendo qua sotto la molla sporgerebbe troppo poco da qui e quindi non riuscirebbe a fare questo effetto. Invece qua, al contrario, guardate, vedete che c'è questo scalino? Tutto questo rende molto più comodo il montare una molla che poi possa essere efficace nel movimento di ammortizzazione. Le ho fermate entrambe con della super colla, quindi del super attack, e poi per il resto, se guardate, vedete che non sono state fatte tante altre modifiche, però adesso andiamo comunque ad esaminarle. Una modifica che ho fatto è stata quella di allargare questo foro.
vi consiglierei di non farlo subito, vedete se proprio sarà necessario, poi vi farò capire il perché ho dovuto allargare questo foro, ve lo spiego meglio dopo. Intanto esaminiamo quali dettagli ho dovuto un po' limare, un po' sistemare per fare in modo che scorresse così liberamente. Perché? Perché vi accorgerete anche voi, se deciderete di utilizzare questo metodo, che un'unità bumperless che veramente non riceve alcun taglio, alcuna modifica, una volta che arriva qua sotto non scorre, purtroppo si blocca, e quindi bisogna fare alcune piccole modifiche. Una di queste modifiche è stato quello di limare un po' l'unità. L'ho limata usando appunto una lima. Quindi vi faccio vedere esattamente cosa ho fatto. In questo punto era presente un piccolo gradino che è stato limato, quindi ho tolto via. Questo purtroppo nel momento in cui andava a chiudere l'unità, quel gradino andava a spostare tutta l'unità un po' più in basso. Mi dava fastidio e quindi ho deciso di eliminarlo. Ovviamente ho tolto qua la parte anteriore, ma è solo per motivi pratici, cioè voi potreste anche non toglierla e lasciarla così com'è. E adesso invece esaminiamo le cose davvero importanti. Facciamo una bella cosa, io tolgo le ruote perché mi danno fastidio. Ed eccoci qua, questa è la nostra unità anteriore. Allora, che cosa ho limato esattamente? Prendo la lima e vi faccio vedere. Prima cosa, ho limato qua dentro, ma solo quanto bastava per pulire quei difetti che ci sono dallo stampaggio, difetti di fabbrica. Quindi una volta che questa lima, che è spessa, immagino poco più di 1 millimetro, insomma è spessa esattamente 1,5 millimetri, una volta che questa passa qua in mezzo, in questo punto, vuol dire che l'unità è stata pulita. Pulisco anche un po' qui, pulisco anche un po' da questo lato, pulisco anche da questo lato, e ci sono altri 2 punti in particolare da pulire. Il primo è qua di lato, bisogna limare un po' questo lato qua in modo da assottigliarlo leggermente. Perché questo? Perché una volta montata l'unità sull'unità centrale si deve creare un piccolissimo spazio tra queste 2 parti, vedete? No, non vedete niente perché non è a fuoco. Ecco, vedete la parte che vi stavo dicendo di limare? Questa, quando va sotto, rischia di andare a stringersi troppo contro questo lato qui. Limandola leggermente gli si dà un po' di gioco e migliora la scorrevolezza. Ma non è ancora questa la parte più importante. Noterete che la grande differenza la farà limare tutta questa parte qua. Infatti vedete, guardate, lo si può vedere benissimo a occhio nudo, vedete che tutta questa parte è stata limata? Come ho fatto? Ho appoggiato la lima in questo modo e dopodiché avanti e indietro e ho limato tutta quella parte lì. Limate poco alla volta, sia qua ai lati sia qua, perché bisogna cercare di fare un lavoro più pulito possibile. Se limate poco alla volta e ogni volta vi fermate a provare, prima o poi riuscirete a ottenere questa scorrevolezza perfetta, senza però rinunciare alla stabilità che ci dà il fatto di non aver allargato i fori e di non aver assottigliato le colonnine. Quindi l'unità, nonostante tutte le modifiche che abbiamo fatto, sarà ben ferma. Non ci sarà alcun tipo di gioco e questo la renderà anche molto più solida, ma dei lati positivi e negativi ne parleremo dopo. Ora, regola di montaggio, come le ho montate? Guardate qua, vite, una rondella larga, uno spacer da 1,5 millimetri, faccio passare tutto attraverso e blocco dall'altro lato con... ah no, questo è un altro spacer, scusate. Blocco dall'altro lato con un dadino. Faccio la stessa cosa anche da quest'altro lato, così almeno nel mentre che vi parlo l'unità non mi scappa via. Ecco. Come vedete l'unità scorre perfettamente. Perché? Perché le molle cercano di spingere verso il basso, c'è lo spacer di mezzo che permette all'unità di scorrere e poi c'è la rondella che blocca il tutto. Chiaramente per adesso è una rondella, nel senso mi serve giusto per farvi vedere, ma poi voi qua sotto potrete montare la vostra barra in FRP, la vostra barra del freno anteriore, qui dietro la barra del freno posteriore e qui sotto magari in questi altri punti potrete effettivamente montare una rondella, il che vi permetterà di avere 4 punti di appoggio sul quale andare a scaricare l'ammortizzazione. Ora rimonto il tutto come vi ho fatto vedere poco fa. Ed ecco qua, l'unità è stata rimontata correttamente, vedete?
scorre bene. Adesso è finalmente giunto il momento di spiegarvi il perché ho deciso di allargare questo foro. Vedete che comunque l'unità deve scorrere bene laddove c'è lo spacer? Per un qualche motivo che davvero non sono riuscito a capire, questa unità qui non voleva scorrere sullo spacer, si incastrava. Anzi, a dire il vero, ogni tanto adesso ancora ci prova ad incastrarsi la disgraziata, però avendo allargato il foro, adesso il movimento comunque è molto più fluido. Invece qua si incastrava e quindi cosa succedeva? Che tutte scendevano, ma quella rimaneva su, così, in questo modo. E ovviamente un movimento imperfetto al contrario di questo, purtroppo non va a creare un'ammortizzazione efficace. Eccoci qua, abbiamo rimontato anche le ruote. Ok, parliamo adesso dei pro e dei contro di questa costruzione. Partiamo dal primo pro. Come avrete notato è molto facile da fare. Non servono dime costose stampate 3D, non serve nemmeno avere un seghetto, non serve neanche rischiare di sbagliare a fare qualcosa. Come vedete basta comprare 2 unità bumperless 4 molle, l'unità centrale che può essere non necessariamente l'MSL ma anche l'MS se lo preferite, e tutto questo si può ottenere. Il secondo punto a favore è che è molto solida come costruzione. Perché? Perché non siamo andati a togliere cose che non serviva togliere. Non siamo andati a fare un taglio che va a separare di netto le unità anteriore e posteriore dall'unità centrale. Non abbiamo diminuito il diametro delle colonne. Non abbiamo toccato praticamente niente. Cioè, come vedete, tutta la potenza si va a scaricare su 4 punti anziché su 2 punti. E in più è anche molto stabile, cioè se vedete lateralmente io sto cercando di muovere il più possibile. Sì, c'è un po' di gioco, ma il gioco è davvero trascurabile e soprattutto non c'è neanche quel fastidiosissimo gioco anteriore e posteriore. Non c'è, perché subito appena cerca di mettere su il muso, subito ci sono le molle che lo respingono in giù. Quindi come vedete l'unità è bella solida e funziona bene. Adesso proviamo a fare un drop test. Ok, va ancora bene. Ovviamente davanti ha rimbalzato un pochino male perché ho tolto il grasso. Anche il grasso serve. Anche a livello singolare, quindi anche solo a livello di ammortizzazione da un lato rispetto che da un altro, tutto funziona alla grande. Vedete? Guardate che bello. Passiamo adesso al contro più importante in assoluto, e sicuramente chi di voi conosce le Mini 4VD e corre già in Open da tanto tempo lo sa, e questo problema si chiama baricentro. Purtroppo, avendo scelto di utilizzare gli spacer da 1,5 mm, diciamo come prolungamento delle colonne, così da poter avere esattamente 1,5 mm di corsa su e giù, per forza di cose l'unità centrale, che poi è anche quella che alloggia le batterie, quindi quella sulla quale è montata la stragrande maggioranza del peso, viene necessariamente spostata tutta verso l'alto di 1,5 mm. So che 1,5 mm può sembrare poco, ma vi posso assicurare che per un veicolo così tanto piccolo e che deve affrontare dei salti, 1,5 mm di baricentro in più verso l'alto può fare la differenza tra stare dentro ad un salto oppure volare fuori. Io ho cercato di risolvere questa cosa utilizzando delle ruote molto piccole. Vi faccio vedere, queste le ho tornite io, ovviamente. Sono ruote da 22,3. Certo, questo mi permette, rispetto a delle ruote da 23, da 24 mm, di abbassare di più il baricentro, ma se avete visto lo scorso video, quello in cui parlavo degli ingranaggi, minore è il diametro e minore anche la velocità. Quindi purtroppo questo tipo di costruzione non credo che sia molto efficiente su piste con tanti rettilinei, su piste particolarmente veloci, ma potrebbe lo stesso funzionare bene su piste molto tecniche o molto intricate. Detto questo, penso che questo sia il più grande e diciamo anche secondo me l'unico contro di questo tipo di costruzione. Se proprio volessi trovare un'altra piccolezza, è il fatto che, decidendo di utilizzare le unità bumperless, c'è meno superficie a contatto tra le unità anteriori e posteriori e l'unità centrale. Certo, uno dice meglio così, c'è meno superficie quindi fa meno attrito, vero, però ci sono anche meno punti che possono essere ingrassati, e come si sa purtroppo avere un movimento così tanto libero e non ben ingrassato purtroppo fa perdere un po' di prestazione all'ammortizzazione. Un po' di superficie in più, quindi anche un po' di grasso in più, permetterebbe a tutto di ammortizzare meglio. Ma si tratta veramente di piccolezze. Secondo me questo è un ottimo punto di partenza per chi vuole provare a fare un telaio ammortizzato ma senza sapere come si fa, quindi magari per qualcuno che sta iniziando per le prime volte ad approcciarsi alla categoria Open. Io spero tanto che questo piccolo progetto vi sia piaciuto. Chiaramente
Chiaramente ci creerò attorno un setup e avrò modo anche di provarlo a delle gare o a delle giornate di prove. Nel frattempo fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io sono veramente felicissimo di essere tornato dopo questo periodo sfortunatissimo. Vi ringrazio di essere passati, spero di esservi stato utile e ci rivediamo qui nel prossimo video al Garage della Bassa. Ciao!